Dopo un viaggio infinito sono finalmente arrivato alla stazione di Pechino, dalla quale prenderò il treno verso il Tibet. 40 ore di treno, quindi sarà una bella avventura. Vamos. Subito incontriamo i bagni, fondamentale. Questo è il corridoio. Preso possesso della mia cuccetta barra casa per i prossimi 2 giorni, essendo sera tra fuso e stanchezza post viaggio, mi infilo subito a dormire. Domani vi racconterò tutto con calma. Giorno 1 sul treno, è tempo di andare a documentare un pochino la situation. Vamos. Sul treno ci sono diverse opzioni per poter viaggiare. Le poltrone normali per viaggi brevi, la seconda classe con 6 posti letto e infine la prima classe con 4 posti letto. Sono presenti bocchettoni per attaccare maschere d'ossigeno, in caso qualcuno si senta male per l'elevata altitudine. Il percorso prevede fermate in diverse stazioni, attraversando il cuore della Cina, per un totale di 3750 km. Mentre andavo in esplorazione sono stato addescato da queste signore che mi hanno coinvolto, in questa attività. Cosa sta nettamente degenerando, non puoi darti l'abito tradizionale, e ora faremo un bel TikTok, un bel video. Gladi! Non so cosa stiamo dicendo, ma fa ridere, quindi lo diciamo comunque. Altro punto fondamentale di questo viaggio in treno, il cibo. Oltre ai soliti carrelli che passano di continuo, la carrozza ristorante offre diverse opzioni. Ovviamente tutto scritto in cinese. Taste test, prima zuppa cinese sul treno. Tutto saporita. Buona, mi piace. E godersela con questa vista, ha tutto un altro sapore. Ma la vera specialità della casa è questo tè molto particolare. Tè molto aromatizzato proprio. Che troppo aromatizzato. Siamo scesi per una breve tappa a Laozi, che in realtà è una fermata del treno. Una cosa che ho notato è che sono solo cinesi, non ci sono occidentali su questo treno, che mi fa pensare che è una cosa che in realtà non fanno i turisti, lo fa solo i local, e questa è una cosa molto positiva. E un'altra cosa che ho notato è che molta gente si mette pure il vetro del treno, e quindi per non sapere né leggere né scrivere lo faccio anch'io, e presto ne capisco il motivo. La vista sulle montagne comincia a essere maestosa. Inizio a respirare aria di Tibet. Dato che non so cosa prendere, la scelta del menù viene fatta in maniera a cazzo. Detto pure in latino. Quindi si punta col dito a caso e col che esce. This. È arrivata la sorpresa, un'altra zuppa. Anche questa buona. L'ultima notte in treno è stata qualcosa di particolare. E mi sono svegliato più qua a causa di una missione
proprio documentare il fatto che adesso col treno passeremo sui 5.000 metri, che è una cosa che insomma con un treno non fai tutti i giorni, quindi catturiamo questo momento. E dopo una breve attesa, finalmente ci siamo. Siamo ufficialmente sul punto più alto raggiunto da un treno su questa terra. Fighissimo. Vediamo, alle 5:30 del mattino. E inoltre questo segna anche il punto d'ingresso al dove siamo ufficialmente entrati. Bene, adesso torniamo a dormire. Il Tibet mi dà il benvenuto così, distesi ricoperti di neve dove si possono intravedere mande di yak e vette oltre i 6.000 metri. Ultimo tè con vista e finalmente ci siamo. Finalmente dopo un viaggio 40 ore siamo arrivati a Lhasa. Anche se devo dire che 40 ore non sono per niente pesate sul treno, anzi mi ci ho quasi abituato alla mia casetta. Finalmente ci siamo, sono appena arrivato a Lhasa e subito si capisce la sacralità di questa città, visto che per i tibetani è la città più sacra, anche la capitale. Passiamo questi 2 giorni a esplorare un pochino la città, un pochino per acclimatarci, insomma, all'altitudine, anche se non sembra, siamo a 3.600 metri. Il nome infatti significa terra degli dei, per la vicinanza al cielo. Passeggiando per Lhasa si scopre un mondo fatto di tradizione e spiritualità. Gli anziani con le loro ruote di preghiera, i monaci con le loro vesti di color zafferano e gente che prega in ogni angolo. La cosa che mi ha subito stupito di più è vedere la quantità di persone di qualsiasi età compiere il rito del Kora. Questo rituale millenario consiste nel camminare in senso orario intorno al luogo sacro, che sia un tempio, una montagna, uno stupa o un lago, recitando preghiere. Per i tibetani completare un Kora significa accumulare meriti, purificare il karma e avvicinarsi all'illuminazione. Alcuni compiono il pellegrinaggio con prostrazioni complete, gettandosi a terra e rialzandosi per avanzare di pochi passi alla volta, a testimonianza di una devozione assoluta. Uno dei Kora più famosi si trova nel cuore di Lhasa, attorno al tempio di Yongrang. Ogni giorno centinaia di pellegrini percorrono il Bar Khor, il circuito sacro che circonda il tempio, e sussurrando in mantra Om Mani Padme Hum, un mantra che significa o gioiello del loto, dove il loto è un simbolo di saggezza, perché cresce nel fango senza esserne macchiato. È uno dei mantra più noti e diffusi del buddismo. L'icona più riconoscibile di Lhasa è senza dubbio il Palazzo del Potala, un'imponente struttura arroccata su una collina che domina la città con le sue pareti bianche e rosse. Costruito nel XVII secolo, fu la residenza del Dalai Lama fino al 1959
e oggi custodisce un inestimabile patrimonio di reliquie, statue dorate e affreschi. Salire i suoi ripidi gradini significa fare un viaggio nel cuore della spiritualità tibetana, circondati da una bellezza mozzafiato con vista sulle montagne. La cosa bella è che per salire in cima bisogna fare 1000 gradini, quindi questo sarà un breve allenamento di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni. All'interno del Potala ovviamente non si poteva fotografare perché infatti c'erano tutte le stanze dove il Dalai Lama pregava, faceva le riunioni, si consultava, viveva, mangiava, studiava e ovviamente poi c'erano anche tutte le sue librerie, i suoi manoscritti, anche le tombe dei vecchi Dalai Lama. Comunque basti pensare che il Tibet, quando ancora era una regione autonoma, uno stato autonomo, e era vietato, l'ingresso ai turisti internazionali era vietato. Solo con l'annessione alla Cina sono stati aperti anche questi posti al turismo internazionale, quindi comunque ci sono ancora certi luoghi invece che sono ancora assolutamente vietati ai turisti, ecco. Queste prime ore in Tibet mi hanno fatto già capire la profonda connessione di questo popolo con la loro cultura e il forte senso di comunità e rispetto per le tradizioni, un legame che si è ispirato alle strade di Lhasa e che sono impaziente di esplorare nei giorni a venire in tutta la regione, visitando antichi monasteri, attraversando paesaggi mozzafiato e scoprendo la quotidianità di un popolo che ha saputo mantenere le proprie tradizioni nonostante il tempo e i cambiamenti.